Salve a tutti amici, qui è Elvis che vi parla. Oggi per voi non uno ma ben 4 capitoli de Il Dio Indifferente. Siete carichi? Cosa? Ancora non l'avete acquistato? E dai, datevi una mossa, lo trovate ovunque sia in ebook che in cartaceo. Guardate che meraviglia! Potresti farne a meno? Nah, non puoi, fidati. Si va! L'arrivo dei Marines al Lago d'Argento è stupendo. Incontriamo il primo cittadino che ha un nome non da poco, Silgar il Giovane. Benissimo! In questa cittadina non imparano mai, Potrebbe essere il figlio del vecchio Silgar. Mi piace molto comunque questa ciclicità, come è giusto che sia tornando negli stessi luoghi della Casa delle Catene. Intendo Damisk per esempio, oppure Rant che succede a Karsa e ora questo Silgar. Figo! Ho adorato il comportamento scanzonato del capitano Rude in questo frangente, a ignorare completamente le rotture di scatole. Troviamo però un'eroina di guerra, il sergente Bliss Rolly, e non vedo l'ora di conoscere la sua storia. Chissà che cosa ha combinato. Altra bella scena nella taverna dove Erickson insiste nel farci conoscere i fanti di Marina e per fortuna direi. Almeno io ho bisogno di entrare nei dialoghi e nelle dinamiche tra i personaggi per ricordarli e riconoscerli, perché sono tanti. Perciò ben vengano queste scene. Anche perché sono quelle più divertenti di tutte. Per esempio quella in cui il guaritore Ben-Gur finge di guarire il dito di Aquaketa con una semplice illusione. Un guaritore a cui piace il rischio, a quanto pare. C'è una cosa che mi è balenata alla mente vedendo come l'autore ci tenga a farci conoscere i Marines. E non è una cosa bella. Ce li fa conoscere per farci affezionare a loro e poi farli morire. E a farci piangere. Oh, Steven, no! Tra l'altro, ancora non mi ha spiegato come mai ha portato tutta sta gente al confine settentrionale dell'impero. Nel buco più sperduto di tutto Genabakis. Bah. Holmes viene incaricato di tenere d'occhio l'accampamento dei colleghi mercenari della torretta di guardia. L'omicidio del mago dei selvaggi ad opera di Aquaketa potrebbe portare a una faida cruenta e il soldato se ne preoccupa. Poi all'improvviso si manifesta lo spirito della donna che si era accollata a lui e lo fa svenire. Non solo, lo difende pure dall'attacco di uno dei sottoposti di Balk che era stato incaricato di uccidere la vedetta. Ma perché lo rapisce in quel modo e perché lo difende? Se è solo affezionata a lui? Chissà cosa vuole da Holmes. Ma attenzione, ora che ci penso, la descrizione che Holmes fa della creatura mi ricorda un poco l'Eresal, grossa e con gli artigli. Infine Rude manda a farsi fottere Silgar sbattendolo addosso al muro. Grandissimo, questa è stata una scena epica e davvero divertente. È incredibile come io riesca a traslare l'odio nei confronti del vecchio Silgar nella figura di questo nuovo Silgar. E se ricordate, non è che al vecchio fosse andata tanto bene, ne ha passati di tutti i colori da un certo punto in poi. Nel testo, a inizio capitolo, abbiamo un estratto della Follia di Gothos, dove ci viene rivelato un mistero molto interessante. Strano riuscire a dare già una risposta a qualche domanda. In pratica ci dice che gli Yagut hanno giocato a fare gli dei costruendo un refugia, ovvero un luogo circondato da ghiaccio e quindi chiuso in entrata e in uscita, dove hanno messo degli Mass per osservarli nel trascorrere delle loro vite. Questo ci spiega come hanno fatto a sopravvivere i Saemdi senza evolversi in esseri umani. Sono stati isolati dal resto del mondo. Proprio loro, i Saemdi, dimostrano tutto il loro potere e tutta la loro stupidità, attaccando con ferocia la fortezza Azat, nel quale è nascosto Damisk. Sono arrabbiati con il tracciatore o con la fortezza stessa? Perché questo odio così intenso e tremendo? Comincio a pensare che l'uomo non avrebbe dovuto avventurarsi così a nord. Comunque il risultato di questo attacco feroce è il risveglio di un orso non morto che arriva direttamente dal ghiaccio nel profondo della grotta.
Gli Imas vengono attaccati e fatti scappare dalla belva mentre Damisk viaggia in una specie di canale, arrivando al mare su una scogliera. Rant nel frattempo prosegue nel suo viaggio, che sembra il classico percorso di formazione del protagonista, alla ricerca di se stesso e delle sue origini. Si trascina dietro Gower, il Jack, che ora ho capito essere un divers con un branco di ben 6 lupi. Incontrano Nilgan, altro Jack. Personaggio interessante perché ha vissuto tra gli uomini in una città e ci parla di Bederin giganti. Forse anche quest'ultimi sono stati liberati del ghiaccio che si è sciolto? Ma il Bederin al quale lui ha preso una coscia per mangiarsela è stato ucciso da qualcosa di enorme? Cosa può essere? Allora, ricapitolando, secondo me non è possibile che le bestie intrappolate nel ghiaccio ne escano vive e vegete come nulla fosse. Nel caso dell'orso nella fortezza Zat, sicuramente è stato risvegliato dalla magia e forse è stato proprio lui a uccidere quel Bederin gigante. Senza però mangiarlo perché appunto l'orso è un non morto e non ha bisogno di cibo. Voi che cosa ne pensate? Mi piace come l'autore ci descrive Damisk, con le sue paure così vivide, così reali e umane. Molto probabilmente si trova in un canale, un luogo disabitato a causa dei Kishenke-Malle e delle fortezze volanti che hanno saccheggiato letteralmente l'intera area. Sono così distruttivi e menefreghisti i dinosauri? Dove passano rubano la vita, ammazzano ogni tipo di animale e poi se ne vanno? È vero, sono cacciatori e si comportano proprio come faceva Damisk. Uccidono più prede possibili senza curarsi delle conseguenze. Eppure questa razza l'abbiamo conosciuta abbastanza da vicino e non avevo avuto l'impressione che fossero così cinici. Alla fine sono animali anche loro, ma a quanto pare sono molto più simili agli uomini che alle bestie. Damisk incontra il dio statua incatenato e lo libera. Mi incuriosisce parecchio questa situazione. Dove ci troviamo? Che canale è? Chi è questo dio così forte e spaventoso da essere stato legato dai suoi stessi seguaci? Erikson non si stanca mai di aggiungere carne al fuoco e anche di alto livello. Vedere le lucertole massacrate a quel modo sulla radura è stato epico. Neanche il tempo di chiedermi cosa ci facciano lì, che già sono tutte quante a pezzi. Il fatto che Damisk cominci a piacermi non mi piace molto, ma Erikson me lo sta dipingendo come un bel personaggio. Infine, a fine capitolo si ricongiunge con Rant. Carissimi, credo di poter chiudere qui questo episodio. Scrivete nei commenti cosa ne pensate, ma prima voglio ricordarvi che a marzo potreste farvi regalare da me un volume della saga Malazan principale. Basta solo che ogni giovedì del mese postiate su Instagram una bella storia con una citazione in cui mi taggate e inserite l'hashtag podcast Malazan. A mese finito sceglierò il più attivo tra di voi e gli farò avere il regalo. E vi dico di più. Se vedo che la vostra partecipazione sarà bella attiva, faremo la stessa cosa anche in aprile. Che ne ve ne pare? Cioè, volumi Malazan in regalo, voglio dire, mica male, no? Passate anche su Facebook a salutarmi e non dimenticate di iscrivervi al canale. Alla prossima, bye bye!